L'amatriciana, un grande classico della cucina laziale. Vediamo come preparare la ricetta originale, quella descritta dal comune di Amatrice, dove il piatto fonda le sue origini. Cominciamo. L'amatriciana si basa su ingredienti tipici e su una preparazione semplice. Si comincia con il guanciale di Amatrice che tagliamo a listarelle. La ricetta è molto precisa a riguardo sia del tipo che della quantità di guanciale. Deve essere quello di Amatrice ed in proporzione di 1/4 rispetto al peso della pasta. Noi facciamo una matriciana per 4 e mettiamo 320 g di pasta, quindi useremo circa 80 g di guanciale. Prima di cuocere il guanciale si fa infondere qualche cucchiaio d'olio con il peperoncino. Solitamente noi l'olio non lo mettiamo, visto che il guanciale ha tutti i succhi che ci servono, ma qui ci atteniamo alla ricetta originale e andiamo avanti. Passiamo al guanciale. Lo facciamo rosolare per bene. E quindi sfumiamo il tutto con del vino bianco. Evaporato il vino, rimuoviamo il guanciale e lo mettiamo da parte. E metteremo la nostra passata di San Marzano direttamente nella padella che contiene tutto il gustosissimo grasso del guanciale. E mentre il sugo cuoce, una nota storica sull'origine di questo piatto. Innanzitutto l'amatriciana nasce con il condimento bianco e solo alla fine del Settecento, con l'avvento del pomodoro, il piatto è preparato con esso. Tra l'altro, una matriciana bianca è più comunemente chiamata gricia, la quale è di fatto il progenitore dell'amatriciana. Per l'origine, erroneamente alcuni attribuiscono l'amatriciana alla cucina romana, ma furono i pastori dei territori laziali ed in particolare di Amatrice che con gli spostamenti stagionali della transumanza verso le campagne romane fecero conoscere questa ricetta nella capitale. Senza contare ovviamente i numerosissimi osti e trattori originari di Amatrice che con il tempo vennero anch'essi a lavorare a Roma. Tornando a noi, non ci resta che finire il piatto con il pecorino di Amatrice ed i nostri spaghetti che abbiamo cotto a parte. I bucatini ovviamente sono un'altra variante comunissima. Aggiungiamo altro formaggio, mantechiamo ed impiattiamo. Ed eccola qua, la matriciana originale. Il piatto è delizioso, bilanciato e gustosissimo. Quindi approviamo le proporzioni degli ingredienti appieno. Bocciato assolutamente invece l'uso dell'olio. Non solo serve a nulla, ma rende ancora più pesante il piatto. Questa è la nostra sola critica alla ricetta originale. E non dimenticate di iscrivervi e di farci sapere nei commenti come fate la vostra amatriciana. E buon appetito!